Avete mai sentito parlare di QAnon e adrenocromo? QAnon è un gruppo politico di estrema destra secondo il quale esisterebbe un'ipotetica trama segreta organizzata da poteri occulti che, tra le altre cose, berrebbe sangue di bambini per acquisire una sostanza chiamata adrenocromo. L'adrenocromo avrebbe proprietà allucinogene e donerebbe l'immortalità. Questi poteri occulti avrebbero instaurato una rete di pedofilia globale e praticherebbero riti ebraici oscuri. L'obiettivo: dominare il mondo. Penserete che questa, come altre teorie del complotto, siano invenzioni nuove che crescono e si diffondono sul web. D'altronde internet dà voce a chiunque con qualsiasi idea strampalata, ma in verità ha una radice antica. Il complotto intorno all'adrenocromo ha caratteri antisemitici. Infatti nel Medioevo erano gli ebrei accusati di compiere rituali bevendo il sangue dei bambini. Era la cosiddetta accusa del sangue, che venne ripresa in diversi periodi storici e portò alla morte di moltissimi ebrei. Ancor prima degli ebrei furono i cristiani ad essere accusati di compiere sacrifici umani e di versare sangue umano per i riti religiosi. Dal Medioevo al XX secolo l'accusa fu indirizzata agli ebrei e si diffuse in maniera diversa in tutta Europa. Secondo questa accusa, gli ebrei durante i loro riti, in particolare durante la Pasqua ebraica, uccidevano un bambino cristiano per bere il suo sangue a scopi magici o rituali e lo usavano per fare il pane azimo. Il primo caso documentato lo abbiamo a Norwich, in Inghilterra, quando la mattina di Pasqua del 1144 venne rinvenuto il cadavere di un tale William, morto presumibilmente per aggressione. Il corpo fu seppellito, ma la storia naturalmente non finisce qua. Un mese dopo, durante un sinodo ecclesiastico locale, il padre di William accusa gli ebrei del posto di aver ucciso il figlio. Gli accusati vennero convocati dal vescovo per discolparsi, ma lo sceriffo di Norwich impedì agli ebrei di recarsi dal vescovo perché temeva disordini tra ebrei e cristiani. Quello che poteva essere solo uno dei tanti casi di omicidio irrisolti divenne per un monaco benedettino l'occasione per diffamare gli ebrei, inventandosi anche una storia elaborata su come avvenne l'omicidio. Il monaco era Thomas di Monmouth, che arrivò a Norwich 4 anni dopo l'omicidio e, venuto a conoscenza della storia, se ne interessò parecchio, fino a far diventare la vittima una sorta di martire cristiano. Il monaco così mise le basi per quella che sarebbe diventata la calunnia dell'omicidio rituale commesso dagli ebrei a scopi religiosi. Compose addirittura un'opera agiografica della vittima, Vita e miracoli di San William di Norwich, un'opera scritta per alimentare la devozione verso il presunto santo locale. Pensate che nel testo il monaco fa una sua ricostruzione dei fatti inerenti all'omicidio. Secondo questa ricostruzione, William sarebbe stato condotto presso una casa di ebrei il 20 marzo 1144, dove sarebbe stato legato e torturato, trafitto con una corona di spine e ucciso con una ferita al fianco destro, con una modalità che ricorda il martirio di Gesù di Nazareth. Avrebbero poi lavato il cadavere e lo avrebbero abbandonato nella foresta dove era stato effettivamente rinvenuto. A riprova della sua tesi, anche se effettivamente io di prove non ne vedo, il monaco indicava un testimone, un certo Teobaldo. Quest'uomo, a suo dire, era un ebreo che si era convertito al cristianesimo grazie all'intercessione di William, che ormai era in paradiso. Spinto dallo spirito di William, Teobaldo avrebbe deciso di raccontare la dinamica dei fatti durante l'omicidio e anche di svelare al mondo l'esistenza di una congiura ebraica ai danni dell'intera umanità. Secondo la versione di Teobaldo, gli ebrei si riunivano una volta all'anno in Francia, a Norbona, per organizzare i propri sacrifici umani ai danni dei cristiani e per decidere la località dove si sarebbe tenuto l'omicidio annuale. E nel 1144 sarebbe stata scelta la località di Norwich. Si susseguirono poi molti altri casi simili, come quello di Gloucester in Inghilterra. Nel 1168 la comunità locale di ebrei fu accusata di aver rapito un bambino
e poi di averlo crocifisso il venerdì santo. Sempre nel XII secolo si ebbero anche altri casi come a Gerusalemme o in Francia, dove re Filippo arrivò ad espellere gli ebrei nel 1182 perché riteneva che praticassero abitualmente l'infanticidio a scopo rituale. In Germania, a Fulda, nel 1235, furono accusati degli ebrei di aver rapito 5 bambini mentre i genitori erano alla messa di Natale e di averli uccisi. La folla inferocita arrivò ad uccidere quasi tutta la comunità ebraica di Fulda. Questo portò l'imperatore Federico II di Svezia a istituire una commissione per indagare sull'accaduto. La commissione negò la fondatezza delle accuse contro la comunità ebraica, discolpando i pochi ebrei che erano sopravvissuti al linciaggio. Sempre nel XIII secolo, la comunità ebraica di Val-Réas in Francia era stata perseguitata con l'accusa di aver crocifisso una fanciulla per scopi rituali. A seguito di questi eventi, Papa Innocenzo IV si mosse per tutelare il popolo ebraico, promulgando alcune bolle che inviò ai vescovi di Germania e Francia. In riferimento al caso di Val-Réas, il Papa scrisse al vescovo di Vienne per esigere la liberazione degli ebrei ancora detenuti e la fine delle persecuzioni. In una seconda bolla comunicò che non era possibile accusare gli ebrei di far uso di sangue umano durante i loro riti, perché essi seguono i precetti scritti nell'Antico Testamento, che dice di non usare nessun tipo di sangue, men che mai quello umano. Quindi ribadiva che i sospetti su tali pratiche erano infondati e non dovevano più essere ripetuti. In un'altra bolla ribadì la falsità secondo cui nelle leggi ebraiche siano prescritti omicidi di bambini durante la Pasqua, ritenendo che venivano ingiustamente accusati di qualsiasi omicidio irrisolto e non avevano nemmeno un processo. Nonostante le parole del Papa, la persecuzione ebraica continuò, anche per mano di alcuni membri della Chiesa. A Trento, ad esempio, la domenica di Pasqua del 1475 venne ritrovato il cadavere di un bambino, il cui nome era Simonino. Il corpo giaceva vicino a una casa abitata da ebrei. In città il clima antigiudaico era aizzato dalle predicazioni del frate francescano Bernardino da Feltre e il principe vescovo Giovanni Hinderbach ipotizzò che l'omicidio del bambino fosse stato opera di un rituale perpetrato dalla comunità ebraica locale. Così l'intera comunità, formata da 15 persone, fu condannata a morte, dopo aver estorto a loro con la tortura una confessione. Da questi eventi ne scaturì il culto di Simonino, che raggiunse una vasta diffusione, anche grazie alla produzione di materiale agiografico. La Chiesa Cattolica in seguito beatificò Simonino di Trento, ammettendo ufficialmente il suo culto come martire nel 1588, e solo nel 1965 tolsero dal martirologio questa celebrazione, riconoscendone la forte natura antisemita e l'assenza di un fondamento storico. Un caso simile si ebbe anche nel 1485, quando venne ritrovato il cadavere di un altro bambino, Lorenzino Sossio, e anche in questo caso si generò un culto locale intorno alla figura del bambino, che venne abolito anche questo nel 1965. La credenza del sacrificio umano come caratteristica dell'ebraismo continuò anche nel XIX secolo e divenne una componente organica della propaganda antisemita. Nel XIX secolo ci fu il caso di Tommaso da Calangianus, un religioso trovato ucciso nel 1840 a Damasco insieme al suo collaboratore Ibrahim Amarat. Anche questa volta furono incolpati gli ebrei, ma ci fu un lungo processo seguito dalla stampa estera. Dei 16 arrestati, 2 morirono in carcere per maltrattamenti, 4 vennero graziati perché si dichiararono musulmani e i restanti furono condannati a morte. Vi furono però proteste internazionali su come fu condotto il processo e per le condanne considerate ingiuste. Questo portò i condannati ad essere graziati ed assolti dalle accuse, ma come sappiamo l'accusa del sangue non terminò qui, perché nel XX secolo fu usata per la propaganda nazista. E non solo, ma anche come scopi politici e sociali nella Seconda Repubblica di Polonia, in cui l'associazione studentesca di medicina chiese che gli studenti ebrei non potessero partecipare alle lezioni di anatomia perché venivano esaminati dei cadaveri cristiani. L'accusa del sangue è stata utilizzata fino a tempi recenti, come nel pogrom di Kielce nel 1946, in cui gli ebrei vennero accusati di uccidere bambini cristiani per poterne usare il sangue. L'ultimo processo, basato sull'accusa del sangue, venne celebrato a Kiev nel 1913.
Come abbiamo visto, le teorie del complotto sono vecchie di migliaia di anni e continuano a sopravvivere cambiando forma, nonostante non ci siano prove della loro fondatezza. Secondo voi perché? Scrivetemelo in un commento e fatemi sapere se conoscete altre credenze che accusavano determinate persone. E se vi siete chiesti dove ho preso questa fantastica maglietta, la risposta è su Pumpling, dove trovate tantissimi articoli diversi con stampe fantastiche e utilizzando il mio codice VivEveryday avrete gratis un paio di calze a vostra scelta. Approfittatene quindi se volete fare un regalo di Natale speciale. Ci vediamo qui al prossimo video e su TikTok, Instagram e Facebook. Ciao!